Forse le generazioni più giovani associano il concetto di design dell'automobile a una disciplina moderna, contemporanea, figlia di questo mondo così intriso di tecnologie digitali. E in realtà, con tutto il rispetto, non c'è niente di più sbagliato. Se già osserviamo 1910, Alfa HP24, dove Alfa è ALFA, l'ingegner Romeo è di là da venire. Questa vettura estremamente basica, primordiale nelle funzioni, nelle forme. Se già ci soffermiamo a guardare, i suoi interni presentano questo suntuosa selleria in pelle con finitura capitonnè. Gli accostamenti cromatici fra carrozzeria e interni stessi sono particolarmente eleganti. Il cofano, dalla tipica forma prismatica di tutta la zona di copertura del motore, presenta sulle falde superiori un riquadro fatto a pennello in un rosso in contrasto con il blu petrolio della carrozzeria, un rosso che richiama molto bene gli interni. Queste sono, a ben vedere, i primi segnali, le prime manifestazioni di questa disciplina in erba, esattamente come tutto il fenomeno automobile muoveva i primi passi, è la disciplina del design dell'automobile. Passano gli anni e cresce la competenza, la conoscenza motoristica, telaistica, in generale la conoscenza della costruzione e progettazione di un'automobile. Arriviamo negli anni 20, negli anni 30, e il design compie questo percorso parallelo, come vi ho detto, ma in questo ventennio in particolare addirittura la sensazione che si ha è che il design prenda per mano il processo di ideazione della vettura e le lamiere vengano sagomate, scolpite, fluttuanti nel vento, come se i designer, i progettisti, perché poi probabilmente designer è una parola ancora di là da venire, sembrano quasi disegnare, tracciare le curve di queste vetture auspicando un rapporto nuovo nei confronti del vento, nei confronti dell'aria, che si apprestano a fendere a velocità inedite e sempre più elevate. Sono vetture straordinarie, tipo la Duesenberg Model J, Mercedes SS K710, l'Atlantique di Bugatti. Per proporzioni, per sagomatura di queste forme delle lamiere, delle superfici, si capisce che parliamo di propulsori potenti, occupanti di queste vetture particolarmente potenti. Prosegue il trascorrere degli anni, il mondo continua a cambiare, continua a crescere, non solo la tecnica motoristica automobilistica cresce, ma anche le esigenze, le opportunità. La vettura che fino a poco fa, come vi ho appena raccontato, era appannaggio di ricchi e famosi e niente di più, comincia ad aprirsi a un pubblico potenzialmente molto più ampio. E quindi se osserviamo la prima Fiat Topolino, capiamo che la definizione delle forme non sta solo mutando accanto ai gusti, ma si sta aprendo e sta incorporando le esigenze di discipline e necessità inedite. Il concetto di ergonomia, il concetto di sfruttamento della volumetria, riuscire a far stare lo stesso numero di occupanti di queste gigantesche vetture di 6 metri degli anni 20 e degli anni 30, adesso però in un corpo vettura completamente più compatto. E quindi il design dell'automobile deve ottemperare a questo punto ad esigenze estetiche espressive, ma anche di una funzionalità e sfruttamento delle nuove tecnologie costruttive, perché ci si trova di fronte anche a una serialità completamente diversa, un approccio industriale all'oggetto automobile. E se vogliamo accelerare, anche proprio focalizzandoci anche in casa Fiat, pensiamo alla Topolino, prima serie che vi citavo, alla prima serie di 500, quella di Giacosa, o alla Fiat 126, quasi appartenere a una gamma simile di risposta a una particolare esigenza del mercato, ma in realtà vediamo che le forme rispondono a mutati gusti, ma mutate anche esigenze, capacità industriali, capacità di assorbire volumi costruttivi via via crescenti. Certo, se ci limitiamo a osservare questo spaccato che ho appena citato, probabilmente molti di voi osserveranno una parabola abbastanza discendente di quello che è la qualità percepita del design. Sono queste persone alle quali a volte si fa fatica a dare torto, perché magari trovano negli anni 50 e 60
un apice straordinario della qualità percepita, della qualità estetica ed espressiva del design. E quindi pensiamo a Mercedes 300 SL, pensiamo alla Testarossa del 57, all'Aurelia B24. Se pensiamo a queste vetture facciamo fatica a dar loro torto. Però è vero che probabilmente dobbiamo scoprire un pochino le carte sul tavolo e confessare che, per come sono fatto io, appartengo a una categoria di designer che vede nei vincoli industriali, normativi, di aspettativa di costo, funzionale e via dicendo, gli elementi sui quali costruire un design di successo, non quindi gli elementi bloccanti di un progetto di design. La crescita di complicatezza, di sofisticazione di tutto quello che è il set di regole che il design deve rispettare, deve ottemperare, è quello che nella storia del design ha permesso a questa disciplina di acquisire lo spessore, la densità, la autenticità e l'autorevolezza che oggi ha raggiunto. Disegnare un'automobile oggi è una disciplina di incredibile complessità. La quasi totale definizione della porzione anteriore di una vettura è veramente dettata e vincolata dalle sacrosante norme a protezione nel malcapitato esempio di investimento di un pedone. Persino la posizione, l'altezza da terra dei proiettori anteriori, dei fanali, è dettata da normative stringenti. Se prendiamo in considerazione questo set di regole, se prendiamo in considerazione i costi che devono essere rispettati in maniera sempre più stringente, il fatto che il mercato sia sempre più esigente e quindi feature da inserire all'interno, comfort, comodità, abitabilità, un'esperienza a bordo che siamo sempre più esigenti. Se mettiamo tutto assieme ci rendiamo conto che le boxes, come dicono gli inglesi, che vanno spuntate quando si disegna un'automobile oggi, diventa veramente una lista infinita. E ribadisco, questo credo che sia un passaggio anche culturale molto importante per la categoria di chi si occupa dello styling di una vettura. E facciamo un piccolo passettino indietro. Se pensiamo alla prima serie dell'Audi A8, ve la ricordate così morbida, levigata se vogliamo nelle forme? Certo, sicuramente la definizione di quelle forme rispondeva al linguaggio di Audi di quegli anni, ma è anche vero che quella che fu una delle primissime vetture a dotarsi di una carrozzeria in alluminio, doveva anche tener conto delle esigenze, della capacità di stampaggio che la lamiera d'alluminio ha, che è differente rispetto alla lamiera d'acciaio. E la lamiera d'alluminio vuole subire delle curvature molto meno accentuate, dei salti, mi esprimo in maniera un pochino brutale, ma sono sicuro che in questo modo mi capirete meglio, e per evitare proprio che la lamiera di alluminio si strappi. Questa consapevolezza, che poi negli anni lo stampaggio di alluminio si è perfezionato e si è molto rilassata, ma allora era più stringente, questo elemento è confluito in una consapevolezza stilistica che ha definito e ha caratterizzato il progetto, un progetto allora così avveniristico come è stata la prima serie di Audi A8. Diciamocelo, questo set di normative, di vincoli, chiamatelo come volete, io ne do una lettura positiva, voi sentite liberi di accusarli, è quello che rende impossibile oggi mettere in produzione una vettura come quei capolavori che citavano negli anni 50 e 60. Quindi, con rispetto della nostalgia, dobbiamo anche renderci conto che il mondo è cambiato, il design con esso cambia, prende una consapevolezza, un ruolo, una funzione diversa, e quindi è giusto evocare queste icone mortali, ma è anche fondamentale prendere consapevolezza del fatto che sono cambiate le regole del gioco, quelle forme non potrebbero più circolare. Ciò nonostante, per quanto mi riguardi, non posso minimamente dire che il design dell'automobile sia morto e non posso nemmeno dire che sia neanche malato. Se penso alla prima serie dell'Audi TT, la Volvo T50 T5, la prima serie della Range Rover Evoque, la Mercedes CL del 99, ve la ricordate? Con quel padiglione arcuato spettacolare, quell'1.8 un po' controverso che io trovo elegantissimo. Oppure l'F-Type della Jaguar. Numerosissimi sono gli esempi di una vitalità del design estrema. Vitalità che, ribadisco, deve tenere in considerazione anche proprio tutto un nuovo approccio industriale al ruolo del design. Certo,
Oggi il proliferare, il numero di progetti che vengono generati, di prodotti che vengono generati è enorme. Il ruolo stesso del design nel percepito del mercato fa sì che i nostri amici del marketing ogni tanto prendono i designer e li portino in territori o a fare delle scelte perlomeno discutibili. E se qualcuno pensa all'ultima Mustang elettrica Ford, non serve che vada avanti. Però, scherzi a parte, ritengo veramente che il modo corretto con il quale leggere il ruolo che il design dell'automobile ha oggi sia fare questa analogia. Vediamo se siete d'accordo con me. È un'analogia che va fra il ruolo del design dell'automobile e la crescita che noi uomini, donne, compiamo proprio come esseri viventi. Quando nasciamo ci muoviamo in maniera goffa, faticosa, stentata, letteralmente improvvisiamo tutto quello che facciamo. E questo mi ricorda veramente i primissimi passi che ha compiuto il design. Poi diventiamo adolescenti e rigettiamo, ignoriamo le regole e viviamo un'intensità in quello che facciamo straordinaria, al punto che ci dà la sensazione che non riusciremo più a risentire quelle sensazioni con la medesima appunto passione, trasporto e intensità. E questo mi fa pensare al ventennio, anni 20, anni 30, o forse magari anche questi capolavori degli anni 50 e 60, diciamo, dove c'era una libertà estrema nell'esprimere questa rincorsa alle forme. È però vero, bisogna ammetterlo, che statisticamente raggiungiamo come individui nella società la massima espressione della nostra capacità professionale, della nostra crescita professionale, quando diventiamo adulti. Certo, sicuramente dobbiamo sottostare a delle regole che un po' più prevedibili magari ci fanno diventare, però è anche vero che per competenze, capacità, sicurezza, se tralasciamo rockstar e calciatori, è in età matura che raggiungiamo questo tipo di traguardi. Personalmente ritengo che l'analogia si chiuda qui. Il design dell'automobile oggi è un professionista, 40-45 anni, scegliete voi, in piena carriera, sicuramente farebbe a meno di qualche scartoffia, di qualche riunione, di qualche passaggio burocratico, però è anche vero che a livello di competenze, di capacità, di capacità di portare avanti un'idea, questo professionista è al massimo della sua carriera. Ecco, il design dell'automobile ritengo che sia in questa fase. L'automobile, il settore che così tanto amiamo, è oggetto non di cambiamenti in questa fase, bensì di rivoluzione. Sono sicuro che avremo moltissime occasioni di confrontarci sui tantissimi elementi che stanno attraversando questo settore che tanto ci appassiona. Ho però la sensazione, questo lo do come lettura positiva del design e del suo stato, che sarà proprio il design ad aiutarci a fare da collante, a illuminare in maniera umile se vogliamo, ma secondo me con la giusta visione, a guidare tutti quelli che sono i cambiamenti, le rivoluzioni, rettifico, per quella è la vera parola, che stanno attraversando il mondo dell'automobile. Quindi se osservo con un occhio un po' critico, concept, quello che sta filtrando nei centri stile di mezzo mondo, ho veramente fiducia che sarà il design ancor più dell'ingegneria, sono pronto a accettare le critiche e i confronti del caso, a darci l'interpretazione che il mercato saprà voler avere in questo momento di fenomeni che ancora ignoriamo e quindi fatichiamo quasi a visualizzarci, fatichiamo quasi a fare nostri. Ecco, quindi l'augurio è veramente ai colleghi dei centri stili di mezzo mondo, perché ripongo sulle spalle loro la stessa responsabilità che negli anni 50-60 il design ha avuto di creare queste icone immortali. Sono certo che il design saprà riprodurre altrettante icone con ruoli e emozionalità differenti, ma in grado di ispirarci per decenni e decenni e decenni e decenni.